Vedrai che la cura avrà ottimi risultati. Sicura? E sì, perché in questo modo ho imparato la cosa più importante nella vita. Ragazzi, e siamo cioè pronti. godere e tersene il tutto di tutti. Sì, arriviamo. Bentornati nella soffitta più intrigante del web, dove il passato continua a sedurci con i suoi profumi di pellicola vintage, copertine ingiallite e icone che ci hanno fatto sognare, sospirare e anche un po' arrossire. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e preparatevi a un viaggio senza freni tra le meraviglie della cultura pop degli anni 70, 80 e 90. Oggi vi porto alla scoperta di una donna che, anche con una carriera lampo, è riuscita a farsi ricordare come una delle figure più magnetiche del cinema per un pubblico adulto degli anni 90. Signore e signori, allacciate le cinture, è il momento di parlare della bellissima Simona Valli. Simona Valli, nome d'arte della sensuale Andrea Valente, nasce a Budapest il 4 maggio 1972. Un mix di fascino dell'Est e calore mediterraneo, visto che nel suo sangue scorre anche un pizzico di Sicilia. Una combinazione esplosiva, non trovate? La giovane Simona cresce nella capitale ungherese e non appena diventa maggiorenne comincia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo con produzioni soft della Blue Angels, una delle realtà più attive di Budapest. Un assaggio del palcoscenico che presto diventerà qualcosa di molto più grande. Ma è Roma, la nostra amata eterna Roma, a segnare la svolta. Simona sente il richiamo dell'Italia e si trasferisce nella città eterna. Qui entra a far parte della celebre scuderia di Diva Futura, il tempio del cinema a tinte audaci fondato dal mitico Riccardo Schicchi, colui che aveva già portato al successo nomi leggendari come Moana Pozzi e Cicciolina. A Roma Simona sceglie anche un nuovo nome d'arte, Jennifer Valli, ed è con questo nome che debutta nel 1992 nel film Rebecca, la signora del desiderio, diretto da Alessandro Perrella. Un titolo evocativo, una protagonista che incanta. Da lì inizia un percorso veloce ma brillante nel mondo del cinema per adulti. Simona gira 51 film in pochi anni, non una quantità esagerata, ma quanto basta per imprimere il suo stile e lasciare il segno. E che segno? Titoli come Le cugine viziose, La sedia a rotelle, Scuole superiori e soprattutto Marco Polo, la storia mai raccontata, firmato dal grande Joe D'Amato, sono ancora oggi citati dagli appassionati del genere come piccole perle cult. Ma Simona non si limita a interpretare, diventa una vera musa per registi come Mario Salieri, Alessandro Del Mar e Nicky Ranieri, che ne apprezzano la bellezza sincera e quella capacità speciale di comunicare emozioni, anche nelle scene più intense. Simona viene spesso scelta per ruoli che richiedono una forte espressività e una certa alchimia femminile sul set. Ed è proprio in questi contesti che riesce a brillare davvero. La sua immagine iconica fa il giro delle riviste specializzate dell'epoca. I suoi scatti sensuali e raffinati conquistano le copertine più ambite, da Playboy a Penthouse, contribuendo a costruire la leggenda del suo personaggio. Ma Simona non era solo curve e sguardi languidi. Dietro quel viso da bambola si nascondeva una donna astuta, consapevole, capace di usare l'immaginario con intelligenza e ironia. Nel 1996, dopo pochi anni ma vissuti al massimo, Simona prende una decisione importante: lasciare i riflettori, una scelta influenzata anche dal desiderio della sua famiglia di vederla intraprendere un percorso più stabile e lontano dai set più audaci. Il suo vero addio avviene nel 2002 con l'ultimo film della sua carriera, Stupri di guerra, un'opera dai toni drammatici e impegnativi. E oggi, che fine ha fatto Simona Valli? Dopo aver chiuso con il cinema per adulti, è tornata nella sua Budapest e ha deciso di stare dietro le quinte. Ha aperto un'agenzia di casting, diventando talent scout e punto di riferimento per chi sogna di entrare nel mondo dello spettacolo. Meno appariscente, più discreta, ma sempre con quella scintilla negli occhi. Oggi conduce una vita riservata, lontana dai riflettori, ma resta una vera icona per chi ha vissuto quegli anni e conserva ancora nel cuore l'immagine di una ragazza che con grazia e carattere ha saputo diventare leggenda. Il suo nome, ancora oggi, è sussurrato con un sorriso da chi ricorda quella stagione così particolare del cinema italiano. Simona Valli è stata, e rimane, una delle presenze più affascinanti e memorabili del suo tempo. Una donna meno appariscente di altre colleghe, ma con una classe e un'eleganza che la rendevano irresistibile.
E proprio questa sua unicità le ha permesso di scolpire il suo nome nel firmamento delle star del cinema di genere. Se anche voi vi siete lasciati incantare da questo viaggio nella memoria, lasciate un bel like, iscrivetevi alla Soffitta di Pippo e attivate la campanella per non perdere le prossime puntate. E nei commenti ditemi quale altra stella volete che venga riscoperta nella nostra soffitta, perché ogni diva ha la sua storia e noi siamo sempre qui pronti a raccontarla, con passione, con un pizzico di malizia e con tanta nostalgia. A presto!